Lo conosci quel detto che recita: se vuoi che una cosa venga fatta bene devi fartela da solo? Beh, oggi voglio proprio mostrarti un metodo per andare a fare pulizia dopo aver eliminato un programma di tutti quei file e di tutte quelle chiavi residue che si lascia dietro, naturalmente in maniera semplicissima e soprattutto senza bisogno di usare alcun programma esterno. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo! Mi piacerebbe molto gettarmi immediatamente nella mischia come abbiamo sempre fatto, tuttavia ultimamente c'è una novità, ovvero questa. Disclaimer: i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? Ti chiederai il perché di questa bella novità e io te lo spiego subito in 2 parole, così possiamo continuare a fare i fatti nostri. Se ben ricordi, il 19 settembre doveva scadere l'avvertimento che avevamo ricevuto da YouTube il 21 giugno perché mi era stato rimosso un video pericolosissimo che parlava di Windows 11 LTSC. Strano, ma vero, sì. Va bene, comunque abbiamo pazientemente aspettato la scadenza di questo avvertimento e questo è scaduto. Ma abbiamo ricevuto anche una sorpresa piuttosto strana, ovvero sul nostro canale è rimasto questo avviso, quello che ti sto mostrando adesso. Questo avviso, se lo andiamo ad aprire, ci dice che un altro video precedente, che era un video relativo a Driver Booster, come puoi vedere, è stato rimosso e la violazione era stata considerata talmente grave perché reiterata nell'arco di 90 giorni che YouTube non rimuoverà mai più l'avviso dal nostro canale. E quindi al primo sgarro che commettiamo il nostro canale non potrà più pubblicare per una settimana, al secondo sgarro per 90 giorni e al terzo sgarro veniamo chiusi per sempre. Quindi massima prudenza, disclaimer e quant'altro. Per il resto noi, da bravi gentiluomini digitali, ce ne spazzoliamo e continuiamo dritti per la nostra strada. Quella che voglio mostrarti oggi è una situazione comunissima che si verifica su tutti quanti i nostri computer nel momento in cui rimuoviamo, o meglio, crediamo di aver rimosso completamente un programma. Perché ogni volta che rimuoviamo un programma devi sapere che questo lascia dietro di sé una quantità di spazzatura che innanzitutto è inutile, in alcuni rari casi può essere dannosa e in altri rari casi può anche continuare a rallentare il nostro PC. Quello che ti mostrerò oggi è come effettuare una disinstallazione completa ma senza utilizzare alcuno strumento esterno. Per fare questa prova utilizzeremo il povero Firefox che, come vedi, è installato attualmente sul mio PC. Normalmente quando vogliamo disinstallare un programma la prima cosa che facciamo è portarci qui in basso sul pulsante Start, andiamo ad aprire le impostazioni e una volta che ci troviamo nelle impostazioni sceglieremo questa voce sulla sinistra, quella che si chiama App. Nelle app ci porteremo su App installate e scenderemo fino ad individuare l'app che vogliamo rimuovere, in questo caso Mozilla Firefox. Eccolo qui. Se vogliamo rimuoverlo da questo pannello, o meglio, naturalmente anche da tutto quanto il computer, ci basterà cliccare su questi 3 puntini e scegliere la voce disinstalla. Se invece sei un appartenente alla vecchia scuola come me, potrai premere la combinazione di tasti Windows più R e digitare nella casella di ricerca appwiz.cpl. Dando l'invio ti si aprirà direttamente il buon vecchio caro pannello di controllo direttamente nella sezione programmi e funzionalità. Al suo interno potrai individuare anche in questo caso l'applicazione che vuoi rimuovere, cliccarci su e cliccare sul pulsante disinstalla. Accettiamo che la disinstallazione vada avanti e seguiamo in questo caso la procedura guidata. E fin qui direi che lo sappiamo fare tutti quanti. Quello che tuttavia voglio mostrarti è ciò che rimane di Firefox ma anche degli altri software dopo che abbiamo proceduto con la loro rimozione. Clicchiamo su Fine per chiudere questa finestra e chiudiamo anche quella del pannello di controllo. A questo punto la prima cosa che andremo a ripulire sarà il registro di configurazione. Per farlo premiamo nuovamente la combinazione di tasti Windows più R ed al suo interno andiamo a digitare regedit.
Diamo l'invio, accettiamo che vengano apportate modifiche al nostro dispositivo e ci si aprirà una finestra come questa. Nella parte sinistra dovremo portarci su questa voce, quella che si chiama HKey Local Machine. Clicchiamo sulla virgoletta per espanderla e portiamoci nella sezione software, questa qui. Espandiamo anche quest'ultima e andiamo a cercare il nostro software, che in questo caso ti ricordo è Mozilla Firefox. Come vedi ci sono ben due voci residue che sono state lasciate da Mozilla, ma attenzione, andremo a rimuovere entrambe queste voci completamente a patto di non avere anche altri programmi Mozilla o programmi analoghi a quello che stiamo rimuovendo sul nostro computer. Se per esempio avessi Mozilla Thunderbird installato andrei a lavorare un pochino più di fino, ma in questo caso avevamo solamente Firefox, per cui clicchiamo sull'intera cartella Mozilla che a sua volta, come puoi vedere, contiene un'altra serie di cose, clicchiamo con il pulsante destro e scegliamo la voce Elimina. Confermiamo di voler eliminare questa cartella e mi raccomando, fai questa cosa solo sulle cartelle di cui sei certissimo. Ancora abbiamo questo mozilla.org che subirà la stessa sorte. Come vedi, anche lui contiene sottocartelle, clicchiamo con il pulsante destro sulla cartella principale e scegliamo la voce Elimina. Confermiamo ed abbiamo terminato con il registro di sistema, quindi possiamo chiuderlo. Ed è arrivato il turno delle cartelle. Andiamo a cercarle qui all'interno del nostro Esplora File. Una volta aperto sulla sinistra ci portiamo su questo PC e apriamo la nostra unità disco principale oppure quella su cui andiamo solitamente ad installare i programmi. Nel mio caso e molto probabilmente anche nel tuo si tratta dell'unità C. Andiamo ad aprirla e al suo interno troviamo le due cartelle che ci interessano. La prima è la cartella Programmi, la seconda quella che si chiama Programmi x86. Apriamo Programmi e andiamo a cercare tracce di Mozilla oppure di Firefox. In questo caso troviamo la cartella Mozilla che a sua volta, come puoi vedere, contiene Firefox. Possiamo andare a cancellarla, ma attenzione, ricordati che valgono le stesse regole del registro di sistema, ovvero se non hai altri software che fanno capo a Mozilla potrai cancellare tutta quanta la cartella Mozilla. Altrimenti dovrai entrare al suo interno e cancellare solamente Firefox se, come abbiamo detto prima, ad esempio hai anche Thunderbird che invece lascerai stare. Nel mio caso, ripeto, avevo solo Firefox, quindi posso cancellare l'intera cartella Mozilla. Torniamo sull'unità C e facciamo la stessa operazione anche per la cartella Programmi x86. Quindi la apriamo, vediamo che al suo interno c'è Mozilla che a sua volta contiene Firefox e andiamo a cancellare l'intera cartella. E a questo punto abbiamo finito con le cartelle principali dei programmi, ma ce ne sono delle altre. Le prossime due cartelle sono un pochino nascoste, ma ti mostrerò come arrivarci facilmente. Nel primo caso premeremo nuovamente la combinazione di tasti Windows più R e dal suo interno andremo a digitare questa stringa, cioè simbolo di percentuale, temp, simbolo di percentuale. Fatto questo, diamo l'invio e la nostra cartella si aprirà automaticamente. Al suo interno dovremo andare a cercare tutto quello che è relativo al programma che abbiamo appena disinstallato e in questo caso ecco che, come vedi, esiste anche qui una cartella che si chiama Mozilla-temp-file che andremo ad eliminare anche in questo caso senza pietà. Ecco fatto, e passiamo all'ultima cartella. Per andare ad aprirla, quello che dovremo fare sarà cliccare qui in alto sulla scritta AppData e una volta che avremo aperto la cartella AppData, al suo interno cercheremo questa cartella, quella che si chiama Roaming. Apriamo anche Roaming e al suo interno, come abbiamo fatto finora, andiamo a cercare tracce del nostro software. Eccolo qui, Mozilla. Anche in questo caso valgono tutte quante le raccomandazioni fatte per i casi precedenti. Nel mio caso ho solo Firefox, lo ribadisco, quindi seleziono Mozilla, clic destro, elimina. Abbiamo finito.
Sono certo che se andrai a fare una bella ricerchina per tutti quanti i software che hai eliminato in passato dal tuo PC, troverai tantissime sorpresine sia sul tuo hard disk sia nel registro di sistema. Naturalmente, a patto che questi software siano effettivamente stati disinstallati, potrai cancellare senza pietà tutti quanti i residui facendo una bella pulizia. Ma una domanda lecita potrebbe essere: perché dovrei utilizzare questo metodo manuale al posto di un uninstaller? Ebbene, la risposta l'ho anticipata nella stessa apertura di questo video, ovvero condensando: chi fa da sé fa per tre. Ma anche e perché, se fatta con criterio, questa è l'unica pulizia veramente sicura che puoi fare di tutti questi rimasugli senza correre rischi. Non abbiamo rimosso tutto, ma abbiamo sicuramente tolto tutto quello che potevamo togliere nella massima sicurezza. Bene, ed anche oggi siamo giunti al termine e spero che le cose che abbiamo visto insieme nel corso di questo video possano esserti utili in futuro, esattamente come sono utili a me quotidianamente nella mia vita professionale. Ma prima di concludere abbiamo dei ringraziamenti da fare e i ringraziamenti di oggi vanno a Gustavo Andrizzi, Alberto Tonus e Giorgio Tosti per essersi abbonati / riabbonati al nostro canale. Vi ringrazio tantissimo ragazzi e vi do ufficialmente il bentornati a bordo o benvenuti a bordo della community dei gentiluomini. E un altro ringraziamento va invece a Roberto Sabatino, che ha voluto sostenere la nostra community con il suo generosissimo super grazie. Ti ringrazio infinitamente, caro Roberto, per il tuo supporto e per la tua simpatia. Ma un ultimo fondamentale ringraziamento, lasciamelo dire, è quello che è diretto proprio a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta come di consueto che salutarti e darti appuntamento alla prossima.